Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere un incisore laser davvero potentissimo, l'Atom Stack X20 Pro. Si tratta di un incisore laser con 130 watt di potenza totale, ma un modulo laser, ragazzi, di ben 20 watt, che mi ha permesso di tagliare 21 cm da questo pezzo di legno di Lariger, tagliato di netto senza nessun problema. Immaginate con quale velocità può tagliare un centimetro, oppure il legno più diffuso, quindi quando lavoriamo, come la maggior parte delle volte, su materiali come 3 mm. Atom Stack è uno dei leader e questo incisore laser vi permette di svolgere tutti i lavori che finora vi hanno richiesto tante ore di lavoro in pochissimi minuti. Ricordate la classica tabella che ogni volta incido? Questa per farvi vedere le varie potenze e le velocità. Bene, io solitamente le incido con tempi che oscillano fra un'ora e un'ora e 20. Con questo l'ho inciso in 18 minuti. Ragazzi, è impressionante. Quindi perché acquistare eventualmente un incisore laser di questo tipo, dotato anche di impianto Air Assist, che non richiede l'inserimento di marchingegni particolari? Semplicemente si inserisce qua sopra, si avvia l'incisione e ci permette di fare tagli e lavori molto veloci. Proprio perché ci permette di essere veloci. Immaginate chi deve utilizzarlo per lavoro, quello che fa in una settimana riesce a farlo in un giorno, con una pulizia di taglio eccezionale e con un dettaglio di incisione davvero spettacolare. E tra l'altro funziona anche tramite wifi, quindi ha un'applicazione dedicata, non un'applicazione generica, e tramite telefonino possiamo scegliere un file, possiamo disegnarlo a mano libera, possiamo inviarlo all'incisore, decidere il punto nel quale incidere e avviare il lavoro. Comodissimo. Però tutto questo ovviamente ha un costo, costa attorno ai $1000 e io spero di riuscire a ottenere un codice di sconto che, tutto sommato, anche se $1000 non sono pochi, quindi 1000 euro su per giù, effettivamente per quello che viene dato in dotazione non sono tantissimi, perché già solo metà del costo è su questo modulo. 20 watt sono davvero tantissimi e addirittura dovrebbe essere il primo modulo laser che riesce a tagliare il metallo. Riesce, almeno da quello che dichiara la casa madre, io non ho avuto modo di fare questo test perché mi manca il materiale, ma riesce a tagliare l'acciaio sottile 0,05 mm. Già è un passo avanti. Finora nessun incisore laser a diodo era riuscito a tagliare il metallo. Questo dovrebbe riuscirci. Se riuscirò a recuperare il metallo dello spessore, della tipologia corretta, farò un test ovviamente e creerò un altro video, perché è una cosa davvero interessantissima. Ma sono riuscito, mio malgrado, vi spiegherò anche perché, a lavorare su un pezzo di legno e avere un effetto molto particolare sul metallo. Adesso vi farò vedere. All'interno ha 5 moduli da 5 watt che poi, filtrati dalle lenti, ovviamente non producono 25 watt ma circa 21, e che quindi ci permettono di avere un lavoro di 5 moduli contemporaneamente. C'è un buon sistema di ventilazione, insomma il modulo di per sé ha un suo costo. Poi ovviamente c'è anche il sistema Air Assist, quindi c'è anche il piccolo compressore, che è questo sulla destra, e poi ovviamente il telaio con il display, sistema wifi. Quindi se avete bisogno di un incisore che vi permetta di lavorare bene, velocemente, in modo professionale, allora questo può fare al caso vostro. Fatta questa premessa e questa introduzione, allora giriamo l'inquadratura, avviciniamola e vi farò vedere tutto quello che sono riuscito ad ottenere. Il taglio di un pezzo di compensato da 1 centimetro con un solo passaggio in modo veloce e tutti gli altri lavori che effettivamente meritano. E allora ragazzi, come sempre guardiamo innanzitutto la struttura, molto simile, praticamente identica agli altri incisori laser della Atom Stack. L'unica differenza sta in questi profili, che solitamente sono da 20 mm, in questo caso sono da 40, perché ovviamente un modulo laser di dimensioni maggiori richiede anche una struttura molto più robusta. Questo invece è il piccolo compressore, piccolo ma effettivamente potente. Si accende da questo pomellino, facendolo ruotare possiamo decidere anche la potenza di uscita dell'aria. Nella parte posteriore abbiamo l'ingresso per l'alimentazione elettrica, l'uscita da questo tubicino che arriva direttamente fino a questa estremità e poi va inserita in questo modo sul modulo laser. Guardate la differenza con un modulo laser da 5 watt, ragazzi, praticamente quasi 4 volte più grande. Per poterlo inserire basta far scorrere questa slitta all'interno di questa. Per poter regolare quindi la messa a fuoco dobbiamo utilizzare questo accessorio che ha una forma molto particolare, e guardate perché. Allora, abbassando il modulo
quando è montata questa parte bassa, quindi che contiene anche il filtro che impedisce ai raggi laser di danneggiare i nostri occhi, quindi così avremo la distanza corretta per poter incidere, ma nel caso in cui rimuoviamo questo accessorio possiamo utilizzarlo in quest'altro modo e quindi avere comunque la distanza corretta. Ma questo accessorio ha anche due magneti che ci permettono di posizionarlo comodamente da questa parte e quindi riporlo in modo sicuro e averlo sempre a portata di mano. Sulla parte frontale, come sempre, abbiamo la scheda di controllo da 32 bit, il tasto di accensione, il tasto di reset, l'ingresso per la connessione USB, l'ingresso per l'alimentazione, il fungo di emergenza che quando viene premuto spegne l'incisore e quindi interrompe il lavoro. Per poterlo riaccendere poi sarà necessario fare mezzo giro in avanti. Come sempre sul controller posizionato in modo magnetico abbiamo questo display. Si tratta di un display touch con diversi comandi. Questa volta ho constatato che effettivamente il touchscreen è leggermente più sensibile, quindi ci hanno apportato una miglioria che spero che riguardi anche gli incisori di fascia un poco più economica. Questo è l'ingresso per la micro SD, all'interno della quale vanno messe file che poi vanno utilizzati tramite questo display, e anche quando dovrete utilizzare l'applicazione tramite wifi è necessario che la scheda sia inserita, anche se al suo interno non ci sono i file che utilizzerete. Il montaggio del telaio anche in questo caso è velocissimo, esattamente come gli altri modelli, richiede di avvitare due viti per ogni parte, quindi due per ogni angolo, dopodiché vanno inseriti i piedini. In questo caso da questa parte c'è il controller che funge anche da piedino, ma da questa parte, come vedete, sono semplicemente due viti da questa parte e poi due viti da quest'altra parte che tengono uniti fra di loro i vari profili. Il movimento avviene come sempre tramite le ruote gommate, si tratta di ruote eccentriche regolabili e le connessioni sono molto facili e rapide, anche perché il posizionamento dei vari connettori corrisponde esattamente al punto nel quale vanno collegati e poi la forma è comandata, quindi è impossibile sbagliare. Il tutto viene alimentato da questo alimentatore che si collega alla rete elettrica, che poi da questa parte si sdoppia e che va quindi ad alimentare sia l'incisore laser che il compressore. Ma adesso guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere. Accompagnerò la descrizione di quello che ho ottenuto con alcuni video dettagliati e alcuni time lapse. Quindi guardiamo il pezzo che mi ha più sorpreso, la possibilità di tagliare un pezzo di larice, ragazzi, dello spessore di 21 mm. Guardate, questo è stato il primo taglio che non ho ripreso perché volevo semplicemente dividere il pezzo per poi tagliarlo, ma ci ho riflettuto troppo tardi, ormai il taglio era stato eseguito e quindi dovete accontentarvi solamente della ripresa di questa parte. Guardate, ho fatto anche quest'altra prova, sono riuscito a tagliare senza nessun problema questo pezzo, guardate, anche con un'ottima pulizia. Per avere uno spessore così elevato, 21 mm, siamo riusciti ad ottenere davvero un risultato eccezionale e devo dire che la cosa mi ha sorpreso, perché anche se finora sono riuscito a eseguire questo tipo di tagli, ma non sono riuscito ad ottenerli con questa pulizia e con questa velocità. Ma guardiamolo al lavoro, vediamo proprio l'esecuzione di questo taglio. With their nails done now. Quindi poi ho fatto anche la prova con quest'altro pezzo, questo mi pare che sia 16 mm, ragazzi, ma anche in questo caso tagliato molto bene. La parte più bassa è leggermente bruciata, ma si tratta di compensato di pioppo che è facilmente infiammabile. Guardate che bel risultato. La parte più alta non presenta praticamente bruciature, se non il classico segno del passaggio del laser. Adesso guardiamo anche le riprese di questo taglio. With their nails done now.
Poi ho realizzato questo gadget per mio cognato, istruttore di MMA, e fa parte di un progetto che consente di avvolgere le fasce che si utilizzano prima di indossare i guantoni. Allora ragazzi, questo posso farvelo vedere perché effettivamente l'ho inciso correttamente, invece guantoni purtroppo li ho incisi al contrario, ho realizzato il progetto commettendo un errore, quindi devo rifare il tutto. Solo in alcuni punti non è riuscito a tagliare, ma devo dire che effettivamente il taglio è riuscito davvero molto bene. Dopodiché ragazzi ho provato anche sull'acciaio. Questo è il mio logo inciso per intero con la scritta piccolo laboratorio. Da questa parte invece ho inciso solamente i contorni. Ragazzi, l'ho inciso ad una velocità davvero elevatissima con una potenza ridotta, ma guardiamo pure in questo caso alcune riprese dettagliate. Girls with their nails done now. Ovviamente non potevano mancare le prove su multistrato di betulla da 1 centimetro. Ragazzi, con 100% di potenza, con un passaggio a 100 mm al minuto, ovviamente è riuscito a tagliare. Questa era un'altra prova, ma così mezzaluna non mi piaceva, quindi ho preferito fare praticamente un cerchio intero. Il taglio eseguito correttamente si separa subito, quindi non ha lasciato assolutamente parti attaccate. L'ha diviso molto facilmente. Ovviamente da un modulo laser di questo tipo non possiamo che aspettarci questi risultati. Poi ho fatto una prova a 200 mm al minuto, quindi raddoppiando la velocità al 90% di potenza con 2 passaggi. Anche in questo caso taglio perfetto. E poi sono passato a quello che ipotizzo che il 95% di noi utilizzi per i propri progetti. Quindi uno spessore da 3 mm, multistrato di betulla. È riuscito a tagliare con 600 mm al minuto al 60% di potenza con 2 passaggi. I cerchietti si sono staccati tutti da soli, sollevando il pezzo dalla griglia di taglio. Quindi poi ho provato con un solo passaggio, ma con velocità più adeguate. Quindi 200 mm al minuto non avevamo dubbi, 300 mm al minuto non avevamo dubbi. Ho fatto la stessa prova con 90% di potenza e poi ho voluto provare 200 mm al minuto 90% di potenza con 2 passaggi e abbiamo visto che riesce a tagliare molto bene. Lo stesso per quanto riguarda i riempimenti, guardate, 6500 mm al minuto, ma già al 30% riesce ad incidere in modo molto soddisfacente. Anche in questa occasione non fate caso alle bruciature, purtroppo non ho fatto in tempo a spegnere l'air assist, ma guardate, 4500 mm al minuto per realizzare queste scritte con una potenza del 50%. Però non riesco a capire come mai, diminuendo la potenza dal 50 al 40%, sempre con 4500 mm al minuto, ci sia tutta questa differenza. Devo capire un po' meglio, eventualmente devo fare qualche altra prova. Però anche l'incisione di questo logo realizzata a 4500 mm al minuto, 40% di potenza, ragazzi, velocissimo. Sono davvero contento di questo incisore, quindi se sentite nella mia voce un po' di entusiasmo, capitemi perché effettivamente questi risultati non si possono ottenere con altri incisori. Questa foto per esempio l'ho incisa con 7000 mm al minuto di velocità col 60% di potenza, è venuta davvero benissimo. È quasi impossibile riuscire a ottenere questi risultati con altri incisori laser a diodo. Guardate quest'altra in basso invece 5000 mm al minuto, 40% di potenza. E ora voglio farvi vedere il taglio di questa scritta realizzata molto velocemente, sempre a 600 mm al minuto. Ricordatevi che tutte le altre prove che io ho realizzato con questo tipo di tabella sono state realizzate a 200 mm al minuto, quindi stiamo parlando di velocità esagerate. E comunque è riuscito a tagliare anche le parti più piccole senza creare bruciature.
Poi ho realizzato questi piccoli gadget per il compleanno del mio piccolo Andrea, compie 2 anni, li ho ritagliati con un solo passaggio, ho realizzato il progetto e l'ho inciso nel giro di 3 o 4 minuti e anche in questo caso senza dubbio un ottimo risultato. E guardate la differenza di taglio nel punto in cui ancora non avevo attivato l'Air Assist e nel punto in cui poi finalmente l'ho attivato. Guardate che differenza e quindi quanto sia utile l'Air Assist per riuscire a ottenere dei tagli puliti e anche velocemente. Ma abbiamo detto che questo incisore laser riesce ad incidere anche sul metallo e riesce anche a tagliarlo. Bene, allora io stavo avviando questa incisione, purtroppo però era un progetto che avevo già salvato da un po' di tempo e dovevo realizzarlo con altri moduli laser che però erano molto meno potenti, quindi era un'idea che era rimasta nel dimenticatoio. Avendo questo modulo laser mi sono deciso a fare questa incisione, ma avevo ancora i parametri degli incisori meno potenti, quindi ho bruciato tutto. Guardate ragazzi che potenza, è riuscita a realizzare questa incisione pulitissima sulla superficie, questi tagli effettivamente puliti, fatti bene in alcuni punti, ma in altri, vista la potenza eccessiva, ovviamente ha bucato ed ha bruciato. Ma la colpa è mia perché purtroppo ho utilizzato dei parametri non corretti e quindi questo è il risultato. Allora guardate però la parte bassa. Ad un certo punto durante questo lavoro di incisione ho sentito dei rumori di lamiera, non capivo cosa fosse ed era la lamiera che si deformava. Ragazzi guardate, io non dico che stava riuscendo a tagliare, per carità, però guardate i segni lasciati sulla superficie, praticamente a rilievo. Questa è la parte opposta, quindi ipotizzo che con una potenza maggiore oppure con un numero di passaggi in più forse qualche risultato in più si sarebbe visto, ma questo è stato un caso fortuito. Tra l'altro era filtrato dal legno, quindi non era mia intenzione fare una prova sul metallo, anzi mi dispiace pure aver rovinato questa base che effettivamente serve a appoggiarsi i pezzi e adesso l'ho rovinata, però questo è il risultato. Quindi anche sul metallo comunque questo incisore laser riesce ad avere dei risultati che sono da non sottovalutare. Ovviamente in dotazione troviamo anche il manuale di istruzioni, scritto pure in italiano, scritto molto bene, dove ci sono tutte le informazioni riguardanti il montaggio, la regolazione della messa a fuoco, i comandi sul controller, poi ci sono alcune informazioni anche riguardanti i vari software da utilizzare, quindi laser GRBL, anche per utilizzare Lightburn, eccetera. Quindi un manuale di istruzioni molto completo, sia per quanto riguarda l'applicazione, ci sono tutti i comandi e tutte le descrizioni, quindi come utilizzarla, e per quanto riguarda anche il compressore. Ma ovviamente non dimentichiamoci anche di parlare della connessione wifi, ragazzi, quindi l'utilizzo con l'applicazione. Questa foto l'ho incisa utilizzando l'applicazione e quindi inviando il comando tramite cellulare. Allora basta semplicemente aprire l'applicazione dopo averla scaricato dal vostro store e dopo averla lanciata basta connettersi all'incisore. Semplicemente vi apparirà nell'elenco dei wifi ai quali connettersi, inserite la password 1 2 3 4 5 6 7 ed 8, dopodiché potete scegliere il file, potete anche realizzarlo a mano libera oppure potete scegliere degli esempi presenti nella libreria dell'applicazione e quindi potrete avviare la vostra incisione tramite comandi presenti sul display. È possibile anche modificare la luminosità, modificare il contrasto, decidere anche la potenza, la velocità di movimento e decidere ovviamente anche le dimensioni del file. Ovviamente sarà possibile anche spostare l'incisore laser in vari punti dell'area di incisione ed è presente anche il comando per creare il frame per posizionare bene il pezzo. E allora ragazzi, innanzitutto devo fare gli auguri a mio figlio. Oggi compie 2 anni, oggi è il 4 luglio, quindi auguri amore mio, anche se non guarderà il video, ma comunque ho il piacere di fargli ugualmente gli auguri. Ma ragazzi, tornando a parlare del nostro incisore laser Atomstack X20 Pro con 130 watt di potenza totale dichiarati, 20 watt per quanto riguarda il modulo laser, 20 watt nominali, ma a quanto pare c'è qualche watt in più, dovrebbero essere 21 e qualcosa. Ma ragazzi, quello che ci interessa è renderci conto che effettivamente questo incisore laser permette di ottenere dei risultati migliori rispetto ad altri incisori laser, ma soprattutto più velocemente. 18 minuti per ottenere tutto questo lavoro, e guardate come è riuscito ad ottenere quest'altro lavoro. Con quale pulizia? Devo essere sincero, ho provato a fare questo altro lavoro con altri incisori laser che mi erano piaciuti tantissimo per altri tipi di prestazioni e non sono riuscito ad ottenere questi tagli così puliti, ma soprattutto con questa velocità. Quindi se dovete comprarlo per lavoro, ovviamente può essere una spesa giustificata. Se volete utilizzarlo in casa, effettivamente la cifra insomma è di un certo rilievo, 1000 euro, 1000 dollari non sono da spendere così ad occhi chiusi. Se avete la disponibilità
disponibilità economica volete passarvi questo piacere, ok, altrimenti lo vedo più indicato appunto per chi ha necessità di sbrigarsi, quindi chi vuole utilizzarlo per lavoro o anche per chi in ambito privato magari ha bisogno di incidere qualcosa che sia grande e non ha intenzione di aspettare molto tempo. Comunque sia, il prodotto è valido, io sono davvero soddisfattissimo. A questo punto vendo tutti gli altri incisori laser che possiedo. Ragazzi, vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. Andate a guardare il prodotto, fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ma prima iscrivetevi al mio canale, mettete il segno di spunta sulla campanella, cliccate sul tastino mi piace se il video vi è piaciuto, cliccate pure sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!